Ciao a tutti e benvenuti su Stelle Turche Rivelate. Restate con noi fino alla fine, perché ogni dettaglio conta e nel nostro video di oggi metteremo in ordine voci, smentite e parole che hanno fatto tremare il gossip. Prima di cominciare, iscrivetevi e condividete il video, ci aiuta a raccontarvi queste storie con ancora più passione. Detto questo, andiamo dritti al cuore della vicenda. Le chiacchiere che correvano da settimane tra i corridoi dei talk e sulle bacheche dei social sembravano impossibili da fermare, finché non è arrivata la frase che nessuno si aspettava. È stato Can Yaman, volto noto e discusso quanto amato, a spezzare quel brusio diventato assordante. Dopo giorni in cui si erano moltiplicate insinuazioni e titoli taglienti rivolti a Demet Özdemir, l'attore non ha più accettato di rimanere in silenzio. Per la prima volta ha parlato senza mezzi termini, in modo netto e diretto, lasciando attoniti giornalisti e pubblico. La scena è avvenuta lontano dai riflettori molesti degli studi televisivi, davanti ai cancelli del set, dove un piccolo gruppo di cronisti lo attendeva. Le domande sulla vita privata sono arrivate una dopo l'altra, insistenti, quasi provocatorie. E proprio lì, nel momento in cui il suo sguardo si è indurito e la pazienza si è trasformata in determinazione, Can ha messo un punto. La sua voce, calma ma ferma, ha tagliato l'aria. Non parlate di mia moglie, Demet. Questo non è più materiale per pettegolezzi. Bastano queste parole, soprattutto quel mia moglie pronunciato con sicurezza, per produrre un'onda che ha scosso l'intero mondo del gossip. Da tempo la relazione fra Can Yaman e Demet Özdemir appariva al centro di speculazioni. Sospiri romantici alternati a notizie di presunte crisi, ogni gesto letto come conferma o smentita, ogni silenzio scambiato per distanza. Nonostante ciò, entrambi avevano mantenuto una linea cauta, limitandosi a proteggere il lavoro e a lasciar correre gli spifferi maliziosi. Questa volta, però, qualcosa è scattato. Quella frase ha superato il confine della prudenza per diventare dichiarazione di intenti e confine invalicabile. Il punto che ha accalorato i commenti è proprio quell'espressione. Mia moglie. Un modo di dire affettuoso? Un lapsus pieno di verità? O la conferma di un legame più profondo di quanto il pubblico immagini? Nel giro di pochi minuti, le parole di Can hanno travolto la rete. Le pagine dei fan hanno rilanciato quel passaggio all'infinito, i video con l'audio estratto hanno macinato visualizzazioni, e gli hashtag con la frase sono decollati. Alcuni hanno letto nell'affermazione il gesto più chiaro di protezione, altri hanno iniziato a domandare apertamente. E se si fossero sposati in segreto? Can, nel prosieguo di quel breve ma intenso scambio con i cronisti, ha fatto capire da dove nasce la sua esasperazione. Noi lavoriamo, andiamo sul set, cerchiamo di vivere la nostra vita. Ma leggere ogni giorno ricostruzioni inventate, titoli cattivi, commenti gratuiti è logorante. Demet non deve diventare il bersaglio di tutto questo. Parole vibranti, che molti hanno interpretato come un abbraccio a distanza, una diga alzata contro chi alimenta sospetti e malignità. Un modo di proteggere non solo l'intimità di coppia ma anche la serenità mentale. Su piattaforme e forum, la conversazione è esplosa. C'è chi ha ringraziato Can per aver preso posizione, definendo il suo intervento un atto d'amore palese. E c'è chi è rimasto a rimuginare su quel mia moglie che suona come un segreto rivelato di sfuggita. In poche ore sono spuntate voci di un matrimonio celebrato lontano dai riflettori. Nessuna conferma ufficiale, è vero, ma il fermento era tale che sembrava inutile frenarlo. Dalla cerchia di Demet filtrano sentimenti composti ma sereni. Chi le sta vicino racconta una donna che preferisce da sempre la discrezione, una professionista che bada al lavoro e che vive con fatica l'ossessione per la vita privata alimentata a colpi di like. Non sorprende, quindi, che le parole di Can siano state accolte con gratitudine, come un gesto che risponde non soltanto alle voci messe in giro da settimane, ma anche all'asprezza di un certo modo di fare spettacolo sulle persone. Un altro dettaglio importante, secondo sussurri ben informati, la coppia desidera che la discussione si sposti dal privato al professionale. Vogliono che si parli dei loro progetti, non del loro salotto. In quest'ottica, la frase di Can appare come uno spartiacque. Un invito a non superare più determinati limiti e a restare su ciò che è pubblico per davvero, cioè il lavoro. Un invito che, a giudicare da alcuni segnali, molti hanno compreso. Poco dopo la diffusione del video, certe trasmissioni hanno alleggerito i titoli, alcuni post allusivi sono scomparsi.
E i profili più aggressivi hanno ripulito le bacheche con la stessa rapidità con cui le avevano affollate. In breve, con una sola frase, Kenyomen ha fatto deragliare un treno di chiacchiere lanciato a folle velocità. Non parlate di mia moglie. Dimet suona come una dichiarazione d'amore e, insieme, un confine. Da oggi in poi, dicono molti osservatori, si attende solo di capire quale sarà la risposta di Dimet Özdemir e se la coppia romperà il silenzio con una mossa che chiuda ogni discussione. Intanto, dietro le quinte, si respira un'aria diversa. L'abitudine a cavarsela con mezze frasi e sorrisi evasivi ha trovato un ostacolo insormontabile. Chi ha visto da vicino Khan in questi giorni parla di un uomo misurato ma fermo. Non una scenata, non un eccesso, bensì una linea tracciata con calma e lucidità. Alcuni colleghi di set, stando alle indiscrezioni, lo descrivono come un professionista rigoroso, che non perde un colpo, ma che si fa più vulnerabile quando si tocca l'argomento Dimet. Più che di passione fugace, si parla di un legame fatto di fiducia, affinità, e di quella complicità silenziosa che attraversa gli anni e i progetti. Per questo, in molti sostengono che l'uso di moglie non sia affatto un incidente linguistico, è stato accuratamente pesato, messo lì per valere. Naturalmente, non mancano i commentatori più scettici, quelli che distinguono tra lessico del cuore e atti ufficiali. Dicono che moglie potrebbe essere un modo tenero di dire la donna che amo, che non bisogna correre. Ma anche loro ammettono che l'effetto è stato clamoroso. Il sistema mediatico, di fronte a una posizione tanto netta, ha preferito arretrare di un passo. Dal lato di Dimet, invece, regna una calma apparente. Nessun comunicato, nessuna replica diretta, nessun post col fiato corto. Solo un messaggio, riportato da chi le è vicino. Il silenzio, a volte, è la risposta più forte. Non si tratta di disinteresse o di un tentativo di sfuggire, spiegano, piuttosto di una scelta maturata. Dimet sta attraversando settimane dense di lavoro, chiusa in sala prove, immersa in letture, concentrata su nuovi ruoli, con quell'attenzione meticolosa che la contraddistingue. Nella sua visione, la morbosità sul privato non giova a nessuno, non fa bene all'arte, non fa bene alla mente, non fa bene alla dignità di chi vive. In questo scenario, l'intervento di Khan non appare come un guizzo del momento, ma come la spia di un disagio accumulato nel tempo. Un conto è il gioco della curiosità, un altro è il fango che si attacca e non va via. E pare che certe accuse velate su Dimet, spuntate di recente, abbiano davvero fatto arrabbiare Khan. A quanto si dice, persino la famiglia di lei sarebbe rimasta ferita da alcuni titoli particolarmente tendenziosi. Di fronte a tutto questo, la decisione di esporsi è suonata inevitabile. Qualcuno racconta anche di una fase più raccolta nella vita di coppia. Meno eventi mondani condivisi, meno foto postate, meno apparizioni coordinate, non una frattura, ma una distanza scelta, una maniera di proteggere ciò che conta. In questa luce, il monito di Khan diventa quasi un manifesto, non esibire, vivere. Un amico avrebbe detto, per loro l'amore non è un cartellone, è una casa. E in quella casa, spiegano, la porta rimane chiusa quando fuori soffia un vento troppo freddo. Interessante notare come, dopo l'eco della frase, alcuni conduttori abbiano ridimensionato toni e allusioni, e come diversi profili social abbiano fatto sparire contenuti che sembravano certi fino al giorno prima. Un ripensamento? Un gesto di rispetto? O, più semplicemente, la consapevolezza che stavolta il limite era stato oltrepassato? In ogni caso, l'onda lunga dell'intervento di Khan ha ridisegnato, almeno per un momento, i confini tra sfera pubblica e sfera privata. C'è chi vede in tutto questo un precedente che potrebbe contagiare altri volti noti, una richiesta di misura, una dichiarazione che anche le celebrità hanno diritto a uno spazio di respiro, a un perimetro sacro. Se davvero questa linea prenderà piede, potremmo essere davanti a un cambio di stagione, a un nuovo modo di raccontare ciò che accade dietro le luci senza calpestare le persone. Nel frattempo, la domanda che tiene tutti con il fiato sospeso è una sola. E adesso? Ci sarà una conferma, una smentita, una fotografia che parli al posto di 100 titoli? O continuerà quel silenzio che, a quanto pare, più viene criticato e più acquista forza? Finché la coppia non si pronuncerà, ogni ipotesi resta sospesa, e proprio in questa sospensione, dicono i più attenti, c'è la loro vittoria, nessuna frase forzata, nessun gioco al massacro, solo la fermezza di vivere in base alle proprie regole.
Il racconto delle ore successive alla dichiarazione dipinge Khan come una presenza pacata sul set, professionale, puntuale, concentrato. Le riprese non si sono fermate, i tempi sono stati rispettati. Eppure, tra una scena e l'altra, si avverte un clima diverso, quasi un giro di vite rispetto a certi scivoloni che negli ultimi tempi erano diventati normalità. Quel "non parlate di mia moglie", Dimet riecheggia negli angoli, e diventa una sorta di monito condiviso. Nel circuito delle redazioni, intanto, si registrano telefonate, richieste, chiarimenti. Qualcuno aveva in preparazione pezzi che ora non vedranno la luce, altri stanno riformulando toni e contenuti. È il segno più concreto che quell'unica frase ha avuto peso, ha lasciato il segno, ha fatto capire che la pazienza non è infinita, e che la libertà di raccontare non può trasformarsi in licenza di ferire. Dimet, dal canto suo, resta focalizzata sui progetti in arrivo. Chi l'ha incrociata in questi giorni parla di eleganza silenziosa, di sguardi che ringraziano senza parole, di un equilibrio conquistato e difeso. In privato, avrebbe confidato agli amici più stretti che la scelta di tacere non è resa, ma un modo per non nutrire ciò che non merita di crescere. Il suo credo è lineare: ciò che conta si costruisce con gesti, lavoro, tempo, i rumori si spengono da soli, se non li alimenti. Così, tra chi attende annunci e chi preferisce che tutto scorra senza clamori, resta la certezza che qualcosa è cambiato. Non è solo un episodio, è una linea tirata con mano ferma. E quando una linea viene tracciata con la forza tranquilla di chi ha molto da perdere e non intende perdere se stesso, allora perfino i più rumorosi si fanno più cauti. Forse, un giorno, arriverà la foto che racconta più di 1000 parole. Forse, invece, non arriverà niente, e basterà tenere a mente quell'unico frammento di voce: "Non parlate di mia moglie, Dimet". Una frase che, comunque stiano le cose sul piano formale, ha il sapore di una promessa, di un patto, di un modo di stare l'uno accanto all'altra. Una frase che chiede rispetto e, allo stesso tempo, regala un indizio su quanto profondo possa essere il loro legame. E mentre il tempo fa il suo corso e la curiosità prova a restare entro i binari, chi ama davvero queste storie sa che la parte più bella non è la caccia alla prova, ma l'istante in cui due persone, pur dentro un mare di occhi, si scelgono. Perché, in fin dei conti, il resto è solo rumore. E il rumore, quando incontra una voce ferma, prima o poi si spegne. Siamo giunti alla fine del nostro racconto. Se vi è piaciuto, iscrivetevi a Stelle Turche Rivelate e condividete il video con chi ama queste storie raccontate con cuore e lucidità. Noi torneremo presto, con rispetto e curiosità, a seguire i passi di Khan Yaman e Dimet Özdemir, nella speranza che, qualunque sia la loro scelta, possano viverla alle loro condizioni e non sotto dettatura dei titoli. A presto, da Stelle Turche Rivelate.